Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi faccio un video diverso perché volevo parlare di una cosa specifica che ho iniziato a usare da un paio di mesi, dai, e che mi ha cambiato il modo di registrare le cose. Ovviamente parlo di questa qua, la DJI Osmo Action 4, che vedete montata qua sul casco. Innanzitutto perché ce l'ho? Perché mi hanno chiesto di provarla e di vedere come mi trovavo rispetto a quello che stavo utilizzando prima, che era la GoPro. Ho una GoPro 9 che sinceramente, dopo aver provato la Osmo Action 4, smetterò di usare perché non c'è proprio paragone. Allora ve la spiego un attimo, partendo da questa. Come dimensioni è molto più contenuta rispetto alla GoPro e, tolta la custodia, la telecamera è molto piccola e a sensazione pesa quasi la metà. Però passiamo alle cose più importanti e il motivo per il quale io personalmente uso questa. Allora, come vedete, io ce l'ho già montata sul casco. La cosa molto ganza, mi basta pigiare qua sotto, ci sono due mollette e la telecamera si stacca. La posso riattaccare in un secondo nella posizione verticale e in questo modo io in mezzo secondo posso fare sia registrazioni in orizzontale che in verticale, come cavolo mi pare a me, perché tanto così registra in verticale, la riappoggio, si blocca e posso registrare in orizzontale, e questo è molto comodo. In questo modo io posso andare a fissare esattamente l'inclinazione che mi pare a me del supporto e essere già più tranquillo che quello che inquadro non è né il cielo né i piedi. Specifiche tecniche della DJI. Allora, come vedete già dall'obiettivo, il diaframma è 2,8 con un sensore da 1 su 1,3 pollici e un campo, un FOV di 155 gradi, come nella GoPro, che è un vantaggio molto importante perché è molto possibile graffiare l'obiettivo. Si può smontare questo obiettivo, si può svitare e poi si rimuove, io non lo voglio fare, però è sostituibile e questo è un vantaggio. In questo modo la telecamera in sé ti dura di più. Allora, innanzitutto la accendiamo, ci mette mezzo secondo ad accendersi. Innanzitutto il touch è molto responsivo, cioè si fa molto bene. Dato che a me personalmente non piace troppo stare a pensare a dove sto inquadrando, mi piace godermi il momento. Io ho impostato il settaggio 4/3 in 4K, quindi non registra in 16 noni, ma registra un po' sopra e un po' sotto anche. E questo, al di là del fatto che in mia opinione dà una minor distorsione dell'immagine ai bordi, quindi rende più realistiche e reali le prospettive, le vere pendenze. Inoltre mi permette poi di selezionare l'inquadratura che voglio io, più alta o più bassa a seconda dei momenti. Ovviamente è una registrazione che faccio quindi in 4K 30 fps, sia per una questione di risparmio della batteria, sia perché sinceramente preferisco di più il 60 fps, sì e no. Sulle impostazioni io ho messo l'esposizione automatica, il bilanciamento del bianco automatico, il colore l'ho messo in D-Log. Con il D-Log ovviamente si ottengono più informazioni. Ottenendo più informazioni poi si possono lavorare meglio in post-produzione per chi ha interesse a farlo. Si riescono veramente a ottenere delle immagini molto superiori, soprattutto per la registrazione in 10 bit, perché ha una colorazione meno vivida, meno pompata, che tende a essere meno sgranata e più reale rispetto a GoPro che utilizzavo prima. È veramente fantastica perché l'immagine è molto realistica, sembra di rivivere proprio quello che uno aveva visto con gli occhi, e quella è veramente una ganzata. Il campo, il FOV, lo potete regolare su standard, wide o ultra wide. Io l'ho messo in wide perché anche lì non voglio avere troppa distorsione dell'immagine. La riduzione del vento è molto efficace rispetto alla GoPro, si percepisce molto di più la voce quando si sta andando. Ora voglio vedere, è tutta salita, ci sono 30 metri di piano ed è tutta salita, quindi ora sarà tutta discesa, di queste discese. Altra cosa fondamentale è la batteria. Non si impalla, dura molto, non si surriscalda, anche se a me una volta si è surriscaldata, però l'avevo lasciata mezz'ora a registrare a 4K sotto il sole a 40 gradi, quindi
può essere che forse quello gli abbia dato fastidio, viene consegnato un portabatterie con 2 batterie aggiuntive più la batteria della DJI, quindi sono 3 batterie in totale, con anche indicatore di carica di ogni batteria. E questo è molto utile perché fondamentalmente le batterie durano di più. Questo contenitore è molto più comodo di quello della GoPro, perché in quello della GoPro le batterie sono aperte fondamentalmente, a me tocca legarle con l'elastico se no mi volano via. Qui è chiuso e le batterie stanno lì. La telecamera in sé la sto usando da 2 mesi, 2, e non si impalla, non ha mai problemi. Non è che come la GoPro tu registri poi ti accorgi che non aveva fatto nulla o che ne so. Ora è spenta la telecamera. Io la tengo sempre spenta quando vado e registro solo quando voglio registrare. Questo sempre per risparmiare comunque la batteria, perché non ho voglia di cambiarla ogni 3x2, di tenere tutto acceso. Quindi cosa faccio? Quando voglio registrare pigio direttamente qua sopra. Guardate quanto tempo passa. Sta già registrando. Ed è questa la cosa fondamentale, no? Appena uno vuole registrare, così è a posto. Cioè, spesso e volentieri mi succedeva che con la GoPro io cliccavo, passavano 20 secondi magari, e poi inizia a registrare quando c'è voglia, quando si è svegliata con calma. Per quanto riguarda l'app DJI Mimo, accettiamo. Join. Si può scaricare un nuovo firmware. Questo nuovo firmware inoltre che cosa fa? Il pre-recording puoi settare che registri prima che tu effettivamente stessi registrando. Inoltre danno una migliore stabilizzazione per quello che riguarda il cycling scenario, quindi motociclismo e bicicletta. Volevo farvi vedere un'altra cosa. In questo modo si possono andare a visualizzare sull'app DJI Mimo le riprese che io ho effettuato. È un'app molto intuitiva, è molto leggera e si vede molto bene. Cosa posso fare con quest'app per esempio? Allora prendiamo una clip a caso, io la posso vedere in questo modo. Io la vedo nell'aspect ratio che io ho selezionato, quindi io registro in 4/3 perché mi piace appunto avere più spazio verticale per poi decidere dove inquadrare meglio la telecamera. Ci posso fare poi una serie di cose. La cosa più semplice che c'è è scaricare il video, quindi così, e posso fare il full o il trim a seconda di quello che io voglio selezionare, se il video completo oppure semplicemente una parte. Altra cosa che vi volevo far vedere già che ci siamo è questo qui. Allora, questo è il telecomando. Al momento non lo uso da un mesetto, quindi non lo carico da un mesetto, però accendiamolo. Quindi la batteria è ancora al 63% e si sta collegando alla telecamera. A questo punto quello che vi volevo far vedere era questa cosa qua. Io ho nel mio remote le seguenti informazioni. Innanzitutto come sto registrando. 4K 30 fps in 4/3 con Rocksteady, 2 ore e 14 disponibili sulla scheda memoria, e questo lo posso rivedere anche sulla telecamera che mi indica che appunto è collegato il remote control, e lo vediamo qui. Facciamo finta che voglio fare una registrazione. La telecamera possiamo anche tenerla spenta. Io rimango con l'impostazione Wake Up Camera. Quindi che cosa succede? Con il mio remote control acceso ma la telecamera spenta, io pigio registrare e improvvisamente, in maniera molto rapida, la telecamera parte a registrare. Quindi qual è il vantaggio anche qui? La telecamera rimane spenta. Io devo soltanto utilizzare il controllo remoto che rimane comunque connesso alla telecamera e registra senza dover toccare effettivamente la telecamera. Ora si rispegne, rimane l'impostazione Wake Up Camera e io allo stesso modo voglio registrare un'altra volta, ripigio e sta già registrando. Questo è come si utilizza il remote control ed è molto comodo soprattutto se si vuole posizionarlo lontani dalla telecamera. Basta collegare il controllo remoto, pigiamo e allo stesso modo poi posso andare a vedere poi sulla mia app quello che ho registrato. Quindi allo stesso modo che cosa faccio? In questo caso accendo la telecamera, come vedete si accende subito, il telefono l'ha già trovato, quindi connetto, join ed eccoci qua. Quindi voglio vedere quello che ho registrato con il mio telecomando, clicco sull'ultimo video e pigio play. Questo è come si utilizza il remote control. Allora, io l'ho usato un pochino, non mi dispiace, cioè funziona bene, lo attacchi da qualche parte, te lo puoi attaccare al polso, alla moto, dove ti pare. Appena pigi registra, parte registrazione con la stessa latenza dell'interruttore, quindi è un secondo. Non la sto usando, sono cambiato, non la uso da una settimana, ho pigiato e sta già registrando da subito.
Per quanto riguarda invece gli accessori, merita evidenziare un paio di cose. Innanzitutto, la DJI fornisce una protezione waterproof per la telecamera, che tuttavia, senza necessità di utilizzarla, questa qui così com'è arriva fino a 18 metri di profondità. È la profondità maggiore sott'acqua di una telecamera. Non c'è una profondità maggiore che viene raggiunta da una telecamera senza che ovviamente venga richiesta una case protettiva. Poi fornisce vari attacchi come questo qui che si può mettere al polso. Una cosa particolare sono i filtri ND. I filtri ND permettono di ottenere delle immagini ancora superiori e a seconda della luce, a seconda del momento che uno vuole andare a registrare, si applicano direttamente sopra a questo modo, semplice, e avete fatto. Questo vi permette di ottenere delle riprese ancora più belle. Però diciamo siamo già su livelli di ripresa molto elevati che possono addirittura anche avvicinarsi a cose quasi cinematografiche, però vengono forniti da DJI, si applicano direttamente sopra, non serve un grosso cambio di impostazioni e funzionano. Ultima cosa che voglio aggiungere, allora, questi accessori non sono tutti compresi nell'Adventure Combo, o meglio, con la Adventure Combo, che è questa qui che vedete, voi potete avere lo stick, che tra l'altro è invisibile, il pacchetto di 3 batterie con la battery case che vi ho fatto vedere. Invece per quanto riguarda il controller, questo è venduto a parte. Altra cosa che penso vada sottolineata è che per qualche motivo strano la nuova GoPro 12 ha tolto la funzione GPS, che quindi fondamentalmente non c'è più, mentre la DJI invece ce l'ha, quindi al momento è l'unica telecamera in realtà che mantiene l'impostazione GPS in maniera nativa. Ultima cosa che secondo me vale la pena sottolineare della DJI è questa qua. Obiettivamente le innovazioni sulle telecamere sono poche, cioè comunque siamo arrivati a livelli molto alti. La differenza quindi la noti sulle piccole cose. La piccola enorme cosa secondo me che è la principale di questa telecamera è il sensore, perché al buio è tutta un'altra cosa, si vede molto meglio, non c'è paragone, un sensore di 1 su un pollice 3 è molto più grande. Infatti pensate che in questa situazione qua, in cui eravamo in un bosco al crepuscolo, io stavo iniziando a non vederci bene con la maschera e ho dovuto accendere i fari notturni, ma la telecamera vedeva meglio di me. E non è semplicemente una questione di buio, ma proprio di raccolta di immagini, perché vedete qui per esempio con il sole in tramonto in controluce quanti dettagli è riuscita la telecamera a raccattare in una situazione in cui obiettivamente è difficile avere delle immagini, eppure questa telecamera riesce a farlo. E fa un'enorme differenza, e l'affidabilità, perché alla fine se stiamo utilizzando queste telecamere per fare 1000 cose avventurose, complicate, non è che possiamo stare lì a capire, ma sta registrando, non sta registrando, e siamo avanti troppo, loro sono veramente avanti su questo. Bene, questo è quanto, non mi viene altro in mente, se non che continuerò a utilizzarla e vedrò come continuerò a trovarmi, ma per ora ciao! Ora a fine clip vi lascio un po' di video sia in log che cambiate, così che vi facciate un'idea più o meno della differenza che si può ottenere, sia da un punto di vista di luci e ombre, suono, eccetera. No ragazzi, lo so. Sto già aspettando. Vai.